Benvenuti sul mio canale, lo sapevi? Ci sono storie vere che il mondo ha dimenticato, ma alcune meritano di essere ricordate. Nel 1811 una bambina di appena 12 anni si aggira lungo le scogliere di Lyme Regis nel sud dell'Inghilterra. Con uno scalpello in mano e gli occhi fissi sulle rocce cerca quello che nessun altro sa riconoscere, creature preistoriche sepolte da milioni di anni. Mary nasce nel 1799 in una famiglia poverissima. Suo padre, Richard Anning, è un falegname che arrotonda vendendo curiosità trovate sulle scogliere, fossili di ammoniti, belemniti, denti di squali preistorici, all'epoca considerati poco più che souvenir. Ma quando Mary ha solo 11 anni, il padre muore cadendo da una scogliera. La famiglia si ritrova senza un soldo, nessuna istruzione, nessuna protezione, solo il mare e le sue rocce. Mary non si arrende. Ogni mattina, con il fratello Joseph, affronta la pioggia e il vento per cercare fossili da vendere ai turisti. Ma lei vede qualcosa che gli altri non vedono. Capisce che quei resti raccontano un mondo perduto. Nel 1811 proprio lei scopre qualcosa che cambierà tutto. Uno scheletro gigantesco con un muso allungato e denti affilati. È il primo ittiosauro mai ritrovato, a 12 anni. Mary non ha titoli, non ha accesso alle accademie, è solo una ragazza che vive vendendo pietre. Eppure, i più grandi scienziati del suo tempo iniziano a interessarsi a quelle pietre. Alcuni la visitano in segreto, acquistano i fossili e poi pubblicano articoli scientifici a loro nome senza mai citarla. È Mary a trovare il primo plesiosauro, una creatura marina con il collo lunghissimo. È lei a identificare il primo pterodattilo in Inghilterra, ma i libri parlano di uomini con lauree, non di una ragazza autodidatta. Un famoso geologo scrive: Mary Anning ha fatto più per la paleontologia di quanto molti professori abbiano fatto in tutta la loro carriera, ma non metteranno mai il suo nome su una pubblicazione. Le sue scoperte sono straordinarie, ma il suo nome non compare mai. Per Mary Anning ogni passo è una sfida. Le scogliere di Lyme Regis sono bellissime e mortali. Le frane sono frequenti e molte volte rischia la vita per estrarre fossili incastonati nella roccia. Un giorno una frana uccide il suo cane, Trai, l'unico compagno che l'accompagna ovunque. Ma il pericolo maggiore non è la natura, è la società. In un'epoca in cui le donne non possono votare né studiare, Mary è considerata un'aberrazione. Una ragazza sola, senza marito, che discute di geologia con uomini di università, viene derisa, emarginata. Le dicono che è impensabile che una donna capisca di scienza. Eppure lei continua. Studia da sola, disegna fossili, li cataloga, fa osservazioni meticolose. Molti scienziati usano le sue lettere come base per pubblicazioni, ma il suo nome rimane invisibile. Mary è rispettata, ma solo in privato. In pubblico resta una venditrice di fossili, nient'altro. Mary Anning muore nel 1847, a soli 47 anni dopo una lunga malattia. Non ha mai ricevuto un riconoscimento ufficiale, nessuna cattedra, nessuna medaglia, nessuna voce nei libri. Ma il tempo, lentamente, la vendica. A fine Ottocento, gli scienziati cominciano a rendersi conto, le sue scoperte non solo erano corrette, erano rivoluzionarie. Nel 1904 un geologo scrive: ogni museo britannico ha esemplari trovati da Mary Anning, la scienza le deve tutto. Eppure il suo nome resta fuori dai testi scolastici, niente statue, niente monumenti. Solo nel 2010 il Royal Society la inserisce tra le 10 donne che hanno cambiato la scienza. E oggi quanti sanno davvero chi era? Chissà che la storia dei dinosauri è cominciata con una bambina che vendeva conchiglie per sopravvivere? Mary Anning non aveva studi, non aveva soldi, non aveva l'autorizzazione a cambiare la scienza. Ma lo ha fatto lo stesso. Ha sfidato la società, il pregiudizio, il silenzio. Ha riscritto la storia della Terra. Eppure, oggi il suo nome è ancora sconosciuto a molti. Perché? Perché chi controlla la narrazione decide cosa ricordiamo e cosa dimentichiamo. Quanti altri geni invisibili ci sono stati nella storia? Quante donne, poveri, outsider sono stati cancellati? E se fosse successo anche oggi? Saremmo pronti ad ascoltare una voce fuori dal coro? O continueremmo a ignorarla, solo perché non ha il titolo giusto? Se questa storia ti ha colpito, lascia un commento con un nome che secondo te merita di essere riscoperto. Iscriviti a Lo Sapevi per altre storie che il mondo ha cercato di dimenticare. Perché il passato non è mai solo passato. È la chiave per capire chi siamo. Ci vediamo al prossimo video, con un'altra storia sorprendente che merita di essere raccontata.